sera e il giorno prima ho una fame assurda, cioè mi viene da mangiare ogni cosa possibile, non so perché di solito da quello che so è il contrario, però può far solo io ho fatto il contrario. E comunque ovviamente adesso che inizio a registrare video cominciano le campane della chiesa. Ma cosa suoni le campane a quest'ora? Siamo di sera, cosa suoni le campane? Non sono neanche le 8, tipo è pomeriggio, vabbè, suonano campane così a cavolo. Vabbè, a parte questo, detto questo, quindi mi sono premunito di fare questo video prima che magari venga un raffreddore eccetera, a parte che mi sta già un po' colando il naso, però vabbè, detto questo spero che voi stiate bene, anche perché è comunque periodo di infreddature. Detto ciò, in questo video, come probabilmente avrete letto dal titolo, vi parlo della mia prima volta, ma no, più specificatamente delle mie prime volte in generale nella vita, di varie esperienze che ho avuto, tra cui anche la ragazza, quindi robe interessanti, robe meno interessanti, questo insomma starà a voi giudicarlo, però sicuramente cose divertenti, perché vi parlerò di eventi della mia vita che mi hanno anche un po', diciamo, traumatizzato. Niente di grave, non preoccupatevi, però reputo che sia un argomento interessante. E però prima di cominciare con il video vero e proprio, io ho una sorpresa assoluta per voi, una sorpresa che vi avevo preannunciato in un video precedente, non quello prima di questo, però in uno ancora precedente, nel quale che vi dicevo che avevo, anzi non una, ben due sorprese per il canale, e adesso ve le mostro. Ed eccole qua le sorprese per il canale. Sì, mi sono procurato due microfoni Tascam, uno che è il TR05X, ovvero questo, e un altro che è il TR40X, che è questo, perché volevo provare ad usare, ad avere anche il Tascam, volevo assolutamente avere il Tascam. E voi direte, ma sei in SMR, perché hai preso due Tascam? Perché sono due Tascam completamente diversi e volevo provarli entrambi, e anche perché sono un po' folle. Però io vi avevo promesso che avrei comunque investito avanti sul canale, e questo non sarà l'unico investimento sul canale che farò, se il canale, diciamo, procederà come pianificato, ecco. Quindi ho intenzione di prendere anche altre cose per il canale, tra cui anche dei microfoni. Io ho già un prossimo microfono in mente che vorrei prendere, e quindi ho deciso di prendere questi. Quindi in un prossimo video, non so nel prossimo, ma magari in quello ancora dopo, se volete fatemi sapere se volete che magari porto uno di questi due Tascam. La mia intenzione era portare prima questo, quindi il Tascam 05. Proviamo ad arrivare a 300 mi piace per farmi vedere che avete un po' di hype diciamo a riguardo. Comunque ho fatto un bel investimento, tra virgolette, perché boh, questo non costa tanto, quell'altro costa un po' di più, però era mia intenzione prenderli, anche perché avrei voglia di fare dei video in esterna, di portare i contenuti in esterna, quindi all'esterno, anche diversi dal solito. E quindi sono super contento, super emozionato di aver preso questi due nuovi microfoni, e non vedo l'ora di portarveli, di farveli vedere, di farveli sentire e di avere una vostra opinione in merito. Comunque sono dei microfoni che hanno usato tantissime SMR artist e volevo assolutamente averli anch'io. Fatemi sapere cosa ne pensate, se apprezzate questa cosa, lo spero vivamente. Detto questo, ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, però vi piacciono i miei contenuti, ma quando le ciance mettiamo via
tanti, ecco. Poi ci sono quelli autodidatta che insomma vanno con i genitori al mare e imparano con i genitori, però boh, mi ha portato da molto piccolo in questa piscina e non l'avesse mai fatto perché ha instaurato in me un blocco che ho tuttora. Perché cos'è successo? Praticamente questo istruttore di nuoto cosa ha fatto? Mi ha preso di peso e mi ha gettato in mezzo alla piscina non sapendo nuotare. Allora io so che quando si è appena nati diciamo che è facile, cioè il bambino appena nato ha questa, come si dice, questo istinto di nuotare, di saper nuotare, perché ancora nel subconscio il fatto di essere nel grembo materno dove c'è liquido, no? dove c'è acqua praticamente, e quindi è facile che un bambino nato da poco abbia questa dote, questo istinto appunto di saper stare in acqua senza alcun tipo di problema. Però io non ero piccolo, ero piccolo ma non così tanto piccolo, e onestamente il fatto di avermi gettato in acqua in mezzo alla piscina io neanche mi ricordo la situazione, non mi ricordo l'evento, però mi ha traumatizzato pesantemente. Però mi ricordo l'evento, l'ho rimosso dalla memoria, però mi ricordo che successivamente, dato che io non volevo più andare in acqua, mi ha portato da un'altra istruttrice e per tutte le prime lezioni l'istruttrice mi ha dovuto portare in giro per la piscina, fare il perimetro a piedi della piscina solo camminando prima di farmi andare in acqua, perché io veramente avevo il terrore e non volevo in nessun modo, per nessun motivo al mondo, andare in acqua. Poi mi ha insegnato a nuotare, sono riuscito diciamo a sbloccarmi da quel punto di vista, però il trauma mi è sempre rimasto, perché io per esempio dovete sapere che non ho mai imparato bene ad andare sott'acqua. Infatti ogni volta che vado sott'acqua bevo acqua, imbarco acqua. Penso che sia dovuta a un'insicurezza di questo trauma e comunque sono molto insicuro in acqua nonostante il fatto che io sappia nuotare. E oltretutto per questo motivo sapete che tra gli amici si fanno sempre gli scherzi al mare, che ci si butta sott'acqua, ci si mette sott'acqua facendo finta di sotterrarti sott'acqua, no? di buttarti, di tenerti sott'acqua. Ecco, per me quello è un incubo. Infatti ogni volta che c'era qualcuno che non sapeva questa mia fobia e vedevo che si avvicinava per farmi questi scherzi, io cominciavo tipo a gridare, a tirargli calci addosso e facevo di tutto e di più per non farmi raggiungere mentre sott'acqua, perché proprio il terrore puro di affogare, no? E quindi questo trauma mi è rimasto veramente tanto, ma tanto impresso, nonostante l'evento vero e proprio io in realtà non me lo ricordi. Però questo fa capire quanto una situazione, un comportamento negativo verso un bambino, verso un essere piccolo, anche se non impreso diciamo in una memoria vivida, rimane comunque all'interno e può provocare questo tipo di traumi, come per esempio quei genitori, faccio un esempio, che traumatizzano i loro figli, per esempio angosciandosi troppo per delle situazioni. Non so, per esempio un bambino va in alto e il genitore fa oddio no, guarda che ti fai malissimo, guarda che ti fai male, ecco, così non fai altro che instaurare dei traumi al figlio e a dargli un'insicurezza. O per esempio che coi cani molti non fanno, diciamo, non insegnano ai figli come rapportarsi coi cani, anche magari in sicurezza, anzi però pensano che instaurargli una sorta di paura sia un vantaggio, ma in realtà non lo è, perché così traumatizzi solo la persona e gli fai affrontare quelle determinate situazioni in maniera sbagliata, e là sì che rischiano veramente
questo gatto non è più salito in braccio, anzi l'ha scoperto prima il gatto. Infatti mia madre mi ha raccontato che praticamente l'ha scoperto prima il gatto di lei di essere incinta, perché non voleva salire sulla pancia di mia madre, e mia madre non capiva perché era solito farlo di sera, andava là sul divano e lui le saliva in braccio, invece non voleva più farlo, e poi ha scoperto appunto di aspettare me. Veramente stupendo. E quando sono nato, mia madre la prima cosa che ha fatto è stata, quando sono tornato a casa ovviamente dall'ospedale, è stata di mettermi per terra per farmi conoscere immediatamente dei gatti e farmi accettare nel loro branco, nella loro famiglia, no? I gatti praticamente mi hanno usato, mi hanno conosciuto, mi hanno accettato nella cerchia della famiglia e mi hanno preso in loro protezione sotto la loro ala. Difatti mia madre mi ha detto che loro erano praticamente delle guardie nei miei confronti, no? Di bodyguard. Loro stavano sempre attenti alla mia persona, erano sempre intorno a me e facevano proprio la guardia, mi avevano preso proprio come un cucciolo loro che dovevano proteggere. Assurdo, beh, di solito si pensa che magari siano i cani, solo i cani così, ma invece nel mondo animale ci sono tantissimi animali che hanno un senso di appartenenza della famiglia molto forte, un senso di protezione, di difesa verso la propria famiglia, verso il proprio branco. Sotto questi gatti veramente mi stupisco ogni volta di quanto semplice sia la natura animale, ma allo stesso tempo di quanto complessa nel loro dal punto di vista emotivo, per quanto siano istintivi, riescono veramente a sorprendere nella loro natura amorevole, ecco, molte volte, per quanto possano essere brutali in determinate situazioni. Veramente fantastico. E adesso vi racconterò altri due eventi che mi hanno traumatizzato tantissimo, sempre a livello diciamo sportivo da piccolo, e questo, uno di questi è anche un motivo per cui non vado in bicicletta, perché dovete sapere che quando ero piccolo mia madre per certe cose non è che aveva proprio un gran senso materno nei miei confronti, sto scherzando ovviamente, però quando diciamo arrivò il momento in cui dovevo imparare ad andare in bicicletta, lei molto gentilmente mi prese una bicicletta, solo che ebbe la grande idea di non farmi andare con le rotelle, no? Che di solito quando prendi la prima bicicletta a un ragazzino gliela prendi con le rotelle per, diciamo, farlo abituare alla situazione, fargli instaurare anche un po' di fiducia in se stesso in quella situazione. Però una cosa che non fece assolutamente mia madre, anzi decise di non fare così, disse ai venditori di non mettere assolutamente le rotelle alla bicicletta, perché voleva insegnarmi direttamente ad andare in bicicletta così. Non avete idea delle cadute che mi sono fatto in quella situazione, non avete idea. Non mi ricordo ancora il posto, praticamente mi ha portato in un viale della mia città che era molto grande, spazioso, comunque pieno di alberi, cioè alberi però non è che ostacolavano il passaggio, e io mi sono schiantato sull'albero, mi sono fatto anche abbastanza male, tipo un signore tipo ha detto a mia madre ma gli stai insegnando senza rotelle, ma è sicura signora? Sì, tranquillo, che intanto lo tengo, lo faccio andare io. Sì, mi tieni, sì. Dopo però sono caduto comunque, vabbè. Questo penso che mi abbia un po' allontanato dalla bicicletta, perché poi non sono più andato in bicicletta per tantissimo tempo e boh, non mi sono mai sentito tanto a mio agio in bicicletta. Onestamente preferisco stare sulle mie gambe, non so che se sia per un fatto semplicemente mio personale,
anche se mi dovevo far male, cadere, vabbè, ma cadere fa parte anche della gioventù, ecco, della giovinezza, dell'essere piccoli, si cade, ci si spuccia, basta che non sia niente di grave, ecco. Però insomma non so se magari mi avesse fatto cominciare con le rotelle, se sarebbe cambiato qualcosa riguardo, diciamo, all'amore, amore e odio verso le biciclette. E poi la prima volta che uno dei primi sport che ho fatto è stata la vela, ho dato vela, uno sport che onestamente non mi piace, cioè difatti l'ho mollato abbastanza presto, non per quello che mi è successo, perché poi non è che sia successo chissà cosa, però non mi piaceva tanto l'ambiente, poi non mi piaceva tanto, non mi sentivo molto a mio agio, a parte che poi in mare, sempre là, in realtà era bello, era bello, anche se preferivo canottaggio, perché stare in mare ti dà un senso di libertà. E la prima volta che appunto ho cominciato con questo sport ho avuto la brillante idea, mia madre si era tanto raccomandata di mettermi la crema protettiva, io come un deficiente non l'ho ascoltata, non l'ho messa in mare a torso nudo d'estate senza crema. Voi potete solo immaginare cosa mi sia capitato. Mi è venuto un ustione di quelle potenti con le vesciche d'acqua, assurdo, assurdo, e mia madre si è arrabbiata tantissimo, tant'è che gli ho detto no dai, domani non vado, tipo no no, tu vai a vela, comunque tu domani vai, non mi interessa, hai sbagliato, adesso vai lo stesso e ti impari, così impari a metterti la crema protettiva. Mamma mia, boh, là sono stato scemo io, mi sono scottato tantissimo, non mi ricordo se in realtà avevo le bolle d'acqua, no, le bolle d'acqua forse no, però ero veramente rosso, viola, e mi faceva malissimo. Però fidate che da quella volta mi sono sempre messo la crema, poi la crema protettiva. E poi un'esperienza sempre a vela che mi ha veramente traumatizzato, già non ero molto sicuro di stare in acqua, e ovviamente siamo andati con l'Optimist, con la barca vela, io e un altro e un compagno di corso di vela, e ovviamente cosa abbiamo beccato? Abbiamo beccato la barca bucata e in mezzo al mare abbiamo cominciato a imbarcare acqua da sotto, e avete presente tipo le scene comiche, non so, di Stanley Olio, tipo robe così, sta barca che andava sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, e noi oh aiuto, stiamo affondando, cercavamo di buttare l'acqua fuori con le mani, ma non c'era niente da fare perché imbarcavamo acqua continuamente, e veramente sta barca è cominciata a affondare ed è affondata alla fine, e ci sono venuti a recuperare col motoscafo, col gommone, a recuperarci, due dispersi in mezzo al mare con la barca affondata. Meno male che era il mare calmo, però veramente assurdo, veramente una situazione assurda, che poi tra l'altro una volta che ero in barca da solo mi ha anche sbattuto non mi ricordo più come si chiama, il palo della vela praticamente addosso, mi ha buttato in acqua. Vabbè, ho mollato quello sport per varie ragioni, però probabilmente anche per queste situazioni, non lo so, però boh, non è che mi piacesse tanto, onestamente preferisco gli sport a terra. E adesso passiamo a un discorso un po' più succulento, ovvero le ragazze. Allora, dovete sapere che io ero uno sfigato, nel senso che ero, visto come non ero in quei gruppi d'elite, diciamo, ecco, dalle medie verso le medie, inizi superiori, avevo gli occhiali, avevo i capelli un po' in disordine, cioè non avevo i capelli avevo i capelli un po' in disordine, non ce li avevo tipo, tipo super stilosi, super curati, diciamo, e vestivo un po', cioè me ne fregavo un po' di come vestire, non mi mettevo la felpa, ero abbastanza così chill, ok, ero molto chill, però questo mi rendeva agli occhi, diciamo, delle persone uno sfigato, no? Perché non avevo i vestiti fighi, avevo gli occhiali a quell'epoca, oddio, gli occhiali, sei un quattro occhi sfigato, ecco. Boh, vabbè, alle medie sapete com'è, ecco. E quindi boh, per quanto riguarda le ragazze ho cominciato abbastanza tardi,
sempre di voler, diciamo, avere dei rapporti il prima possibile, perché sennò, oddio, sono sfigato, oddio, i miei coetanei hanno avuto già la ragazza, oppure hanno avuto già il ragazzo molto prima. Io sono visto come un reietto, ma alla fine, cioè, l'importante è rispettare i propri tempi, ognuno ha i propri tempi, non bisogna, come dire, farsi le paranoie, e soprattutto non bisogna misurarsi col metro degli altri, e quindi, perché si rischia solo di perdere fiducia in se stessi. Ecco, bisogna, infatti io avevo molta poca fiducia in me stesso per questi discorsi dell'essere visto così male, perché ero vestita in quel modo, perché avevo gli occhiali, o perché mi piacevano altre cose, tipo, non so, videogiochi, boh, varie cose. Ecco, bisogna sempre stare, diciamo, essere convinti di sé, le cose buone. Ecco, quindi se hai dei gusti che non rispecchiano i gusti degli altri, non devi cambiarli solo per farti accettare dagli altri. E poi arriviamo al mio primo lavoro, la mia prima esperienza lavorativa è stata in una pizzeria, e diciamo che è stato il momento in cui ho compreso che il lavoro di ristorazione proprio non fa per me, perché è un lavoro, secondo me, difficile, e bisogna essere, cioè, alla fine, poi, se hai bisogno di lavorare, fai quello che trovi. Se al momento, diciamo, non hai altre possibilità, giustamente, non ti piace, fai lo stesso magari un periodo nel mentre cerchi altro, eccetera. Però diciamo che la ristorazione, secondo me, bisogna essere un po' portati, perché hai degli orari veramente assurdi, traspezzati, quindi cominci la mattina, stacchi a pranzi molto spesso in ristorante, dopo riattacchi pomeriggio fino alla sera, quindi in realtà non hai un giorno, non hai mezza giornata libera, perché praticamente lavori tutto il giorno, e non hai festività, perché le festività sono i momenti in cui la ristorazione lavora di più, quindi Capodanni, Natali, Pasque, weekend, eccetera eccetera. Non hai, cioè, non sei come gli altri, sei discriminato, tra virgolette. Comunque, cioè, è un lavoro che richiede un certo impegno, comunque, beh, come anche altri lavori, però diciamo che non è molto il mio tipo di lavoro, e quindi ho cominciato là perché erano dei conoscenti, ecco, e mi sentivo super impacciato, tipo mi tremavano le mani, tipo se dovevo portare delle cose da mangiare, o soprattutto da bere, tipo ero così nervoso che mi tremavano le mani, sembrava che avessi, non so, tipo il Parkinson, robe allucinanti. Dopo mi sono un po' sciolto, ovviamente, perché alla fine con la pratica ti sciogli, è normale, cioè bisogna fare pratica di tutto, non si può sapere tutto, magari puoi essere portato per qualcosa, però non è che puoi sapere tutto, ecco, quindi devi imparare per forza anche sbagliando, altrimenti non impari. Però nonostante mi fossi sciolto, ecco, mi sono sentito sempre un po' fuori luogo in quel settore. Non so se voi avete mai lavorato in ristorazione, o se lavorate in ristorazione, però per quanto mi riguarda è un lavoro davvero, cioè, veramente, che devi metterci, non so, io giuro che per me è difficilissimo quel tipo di lavoro, per me, per quanto mi riguarda. Poi magari uno si può trovare anche tranquillo a portare le robe, a fare le comande, vedo, cioè, ci sono tanti lavoratori in quel settore che sono tranquilli, cioè, insomma, lo fanno in maniera molto naturale. Io no, io proprio ho perso completamente. E poi l'ultima cosa di cui volevo parlarvi, della prima volta, è il primo ASMR, il primo video ASMR. La prima volta che ho aperto il canale, ho fatto un video poco tempo fa dove reagivo ai miei primi video su YouTube, però volevo dirvi che
così fare questa condivisione, così perché mi andava, che mi ricordo che mi ha aiutato tantissimo a aprire il canale, mi sentivo veramente molto emozionato e mi ha veramente tanto aiutato, perché in quel periodo stavo badando, come vi ho già raccontato, mio nonno che era malato di demenza senile pesante e io mi occupavo al 100% di lui, sempre, ogni giorno, ed era un periodo stressante perché era molto vecchio, aveva molti problemi di deambulazione, molti problemi di vario tipo, io ero sempre sotto stress e diciamo che aprire il canale SMR mi ha dato veramente tanta emozione, tanta gratificazione, tanta felicità. E quando mi ricordo che quando l'ho cominciato a fare, quando ho aperto il canale YouTube, questo qua, mi sono veramente sentito più felice e con meno peso sulle spalle, quindi mi ha aiutato veramente tantissimo, nonostante che, se vi ricordate, i primi video ero molto teso perché non riuscivo cioè non ero capace di gestire il respiro sul microfono, prendevo pause, mi veniva l'ansimo perché non prendevo respiri durante il parlato per paura di soffiare sul microfono. Vabbè, comunque, tralasciando questo, è stata un'esperienza fantastica che lui è tuttora, e vi ringrazio veramente per avermi fatto arrivare fin dove sono adesso. Non che sia un VIP, un grande youtuber, però sono veramente soddisfatto, diciamo, di tutto quello che abbiamo creato. E questa era l'ultima, prima volta che volevo raccontarvi, sicuramente ci saranno altre, tantissime altre, però ecco, queste erano quelle che mi sono venute in mente, anche perché se no staremo qua fino a domani. Spero che vi sia piaciuto